Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Extreme Metal News. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qualora voleste rimanere aggiornati sul mondo del metal estremo e su quello che riguarda la nostra musica. Inoltre vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché alla fine, come sempre, ci sarà la notizia bomba della settimana. Detto questo, cominciamo con il video. La death metal band Severance ha suonato davanti a un GameStop l'11 maggio, in occasione dell'uscita di Zelda Tears of the Kingdom, attesissimo gioco uscito per Nintendo Switch. La cosa meravigliosa è che tanti bambini si sono messi a fare Circle Pit mentre la band suonava. Queste sono delle notizie veramente bellissime da leggere. Gli Avenged Sevenfold tornano a far parlare di sé dopo tanti anni di assenza dalle scene. Hanno tenuto infatti il 12 maggio il loro primo concerto a Las Vegas dopo ben 5 anni, in cui hanno presentato 3 nuovi singoli tratti dall'album Life Is But a Dream, in uscita il 2 giugno. Per quanto mi riguarda sono stata una grandissima fan degli Avenged Sevenfold, almeno fino alla loro deriva con Hail to the King, che non mi è piaciuta moltissimo. Si sono un po' riscattati secondo me con The Stage, ma non del tutto, perciò sono curiosa di sentire che cosa hanno in serbo per noi con questo nuovo album. Il 19 maggio uscirà per la Paceville Records il box in edizione limitata dei Darkthrone chiamato Unholy Black Metal. Nel box saranno presenti 4 lavori indimenticabili della band, ovvero A Blades in the Northern Sky, Under a Funeral Moon, Transylvanian Hunger e Panzerfaust. Inoltre sarà presente la raccolta The Wind of 666 Black Earths, in cui saranno contenute delle tracce registrate durante le prove dei primi 2 album sopracitati. In più avremo anche un libretto di 40 pagine, 2 poster e un certificato di autenticità, quindi veramente una raccolta imperdibile per tutti i fan dei Darkthrone. Gli Arrival of Autumn rilasciano il singolo One More Day, accompagnato dal videoclip ufficiale che anticipa l'album Kingdom Undone, in uscita il 26 maggio per la Nuclear Blast. Si tratta di una band metalcore attiva dal 2014, veramente potente e originale. Se non li avete mai ascoltati, recuperateli. I Sacrilegious in Parliament hanno rilasciato il nuovo album Infinite Victor, a distanza di 10 anni dal precedente. Si tratta di una band finlandese dedita ad un black metal veloce e cattivo, tipico della scuola finnica da cui provengono. A mio parere possono essere considerati tra i mostri sacri del genere, avendo esordito nella prima metà degli anni 2000, nel 2006 per la precisione, e avendo influenzato parecchie band a seguito. Un album assolutamente da non perdere, che a mio parere potrebbe essere presente nella top 10 di fine anno di parecchi di voi, magari anche nella mia, vedremo. La band Necrofrost ha esordito con la Demon Hill Morte Certius, uscito in copie limitatissime in cassetta, stampato dalla Pontition Black Metal. Si tratta di un black metal lo-fi veramente molto grezzo, quindi non adatto a tutti, ma veramente di impatto e davvero ben fatto, quindi fossi in voi una chance gliela darei. Sono ancora disponibili delle copie in cassetta dell'album Fa che noi possiamo vivere ancora, a opera di Chaos Luciferi, stampati dalla Red Covenant Label. Si tratta di un album molto particolare e interessante, a cavallo tra black metal e dungeon synth, da recuperare se non conoscete il progetto. Visto che purtroppo non sono presenti altre news all'interno del panorama dell'underground italiano, almeno per questa settimana, volevo segnalarvi che il nostro nuovo album Descensus in Tenebris è stato pubblicato su 2 canali YouTube incredibili per quanto riguarda il black metal, ovvero Symphonic Black Metal Promotion e Museo del Black Metal Italiano. Ovviamente questo è un grandissimo onore per noi e ringrazio apertamente e di cuore i 2 canali. Ovviamente voi potete ascoltare l'album non solo su questi 2 canali, ma anche dal link Bandcamp in descrizione. I
I Testament saranno in Italia per un'unica imperdibile data, il 1 giugno al Live Music Club di Trezzo sull'Adda. Oltre ai Testament saranno sul palco anche gli Exodus, altra leggendaria band thrash metal americana, e i Voivod, una band a cavallo tra thrash metal, punk e progressive. Una serata assolutamente imperdibile. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e a lasciare un commento nel quale mi indicate magari che cosa ne pensate delle notizie di questa settimana. Noi ci rivediamo prestissimo in un prossimo video, perché ho in mente un video che probabilmente vi piacerà o forse no, non lo so, però sicuramente sarà molto interessante anche da commentare insieme. Quindi mi raccomando, rimanete collegati e ovviamente, come sempre, lead the fire!